Ciao a tutti e bentornati sul canale di Classe Italiana, la scuola di italiano per stranieri su misura per te. Sono Diana e oggi parliamo di aspettative. Sapete parlare di aspettative in italiano? Oggi cominciamo a studiarlo insieme. Ma dopo questo video provate una lezione gratuita con Classe Italiana e scoprite come è piacevole e facile imparare con noi. Cliccate sul link in descrizione per prenotare il giorno e l'orario che preferite. Nella descrizione trovate anche un link per fare un po' di pratica sulla grammatica di questo video. Bene, cominciamo. E cominciamo proprio dalla parola aspettativa. Sapete che cosa significa? Quale verbo riconoscete in questa parola? Il verbo aspettare, perfetto. L'aspettativa è un'emozione che si crea proprio quando scegliamo qualcosa che deve soddisfare un nostro desiderio o un nostro bisogno e mentre aspettiamo diciamo a noi stessi come dovrebbe essere questa cosa. Può essere un oggetto, un evento, un'esperienza, non importa. Per esempio, adesso siamo nel mese di gennaio. Da pochi giorni è iniziato il nuovo anno, il 2022. Beh, il 2021 sicuramente non è stato un anno facile per nessuno e sicuramente tutti abbiamo delle aspettative sul 2022, cioè tutti speriamo in qualcosa di buono, di migliore. Volete sapere che cosa io mi aspetto dal nuovo anno? Allora, mi aspetto che arrivi un po' di normalità nella vita. Mi aspetto che tutti possano tornare a lavorare e a viaggiare. Mi aspetto che le persone sorridano di più perché sono più serene. Mi aspetto di ricominciare a fare le cose che facevo prima del 2020, come per esempio lo sport in palestra, in compagnia degli amici, senza avere paura di tutti e di tutto. Mi aspetto di rivedere il viso della gente, magari con un sorriso. E mi aspetto di poter incontrare di persona i miei studenti. E voi? Cosa vi aspettate da questo nuovo anno? Vi piacerebbe parlare delle vostre aspettative in un incontro online? È gratuito, prenotatelo con il link in descrizione sotto al video. Ma per preparare questo incontro impariamo insieme a parlare di aspettative in modo corretto. Cominciamo dalle mie aspettative. Erano per il passato o per il futuro? Per il futuro, ovviamente. Allora, adesso vediamo come ho costruito queste frasi. Qual è la frase principale? Mi aspetto. Questo è importante. Il verbo dell'aspettativa non è aspettare, ma aspettarsi in forma riflessiva, quindi mi aspetto. Per analizzare la frase dipendente, per prima cosa vediamo che sono in due gruppi. Quale differenza si nota immediatamente tra i due gruppi? La forma verbale, esatto. Nel gruppo a sinistra, qual è la forma verbale nella frase dipendente? L'infinito, quindi un verbo non coniugato. E nel gruppo a destra, qual è la forma verbale? È un verbo coniugato o un verbo non coniugato? Un verbo coniugato, cioè con un soggetto. E che modo del verbo è? Indicativo, congiuntivo o condizionale? Congiuntivo, esatto. Ma perché abbiamo due strutture diverse? Osservate il soggetto della frase principale, mi aspetto, e i soggetti delle frasi dipendenti. Come sono nel gruppo a destra? La frase principale e la frase dipendente hanno un soggetto uguale o differente? È differente, esatto. Infatti, io mi aspetto che arrivi un po' di normalità nella vita. Io mi aspetto che tutti possano tornare a lavorare e a viaggiare e io mi aspetto che le persone sorridano di più. In italiano, in questo caso, quando la frase principale e la frase dipendente hanno soggetti differenti, usiamo la struttura aspettarsi che, in questo caso mi aspetto che, più congiuntivo presente. E invece, come sono nel gruppo a sinistra i soggetti? Uguali o differenti? Uguali, esatto. Io mi aspetto che io ricomincerò a fare le cose che facevo prima del 2020. Io mi aspetto che io rivedrò il viso della gente e
io mi aspetto che io potrò incontrare i miei studenti di persona. In italiano, in questo caso, non usiamo la struttura aspettarsi che più verbo coniugato, ma usiamo la struttura aspettarsi di più infinito, perché la frase è più leggera e anche più facile. E adesso? Adesso io mi aspetto che voi sappiate comunicare in italiano le vostre aspettative per il futuro. Volete fare una prova? Prenotate un incontro gratuito online con il link in descrizione. E mentre aspettate il vostro incontro gratuito, fate un po' di pratica con l'esercizio che ho pensato per voi. Cliccate sul link che trovate in descrizione sotto al video ed entrate nelle attività gratuite di Classe Italiana. Per fare l'attività, che cosa ti aspetti? Grazie per aver studiato con me. Ciao a tutti da Diana di Classe Italiana.